Oggi è la vigilia di Natale e per questo meraviglioso evento ho preparato per voi la mpagnuccata siciliana che si avvicina di molto agli struffoli napoletani. Siamo pronti per realizzarla? Ma prima iscrivetevi al mio canale, mettete un like sotto questo video e condividetelo. E adesso realizziamola insieme! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Come prima cosa mettiamo in una ciotola 500 g di farina, 60 g di zucchero, 2 cucchiai rasi di cremor tartaro che sostituisce il lievito chimico, scorza grattugiata di un limone grande e un po' di curcuma che ci servirà per ricreare il colore delle uova e misceliamo bene. Aggiungiamo 300 ml di acqua miscelata con 100 ml di olio di semi di girasole e impastiamo bene creando un impasto omogeneo. Siccome risulterà un impasto appiccicoso, aiutiamoci con la farina per evitare di farlo attaccare. Formiamo una palla. La mia cara zia Sarina mi ha insegnato un trucco. Una volta che creiamo questa palla, dobbiamo prendere i bordi e li dobbiamo tipo unire per fare un cono. Dopodiché mettiamo questa punta di cono qui e giriamo. E voilà, il nostro panetto è pronto per riposare. E adesso mettiamo la pellicola e lo adagiamo in frigo per un'ora. Andiamo! Dopo un'ora di riposo mettiamo un po' di farina sul panetto e dividiamo in parti uguali. Formiamo dei filoncini dallo spessore di circa 1 centimetro circa e tagliamo in piccoli tocchetti. Devono essere ben infarinati perché altrimenti si appiccicano. Tipo gnocchi, sono come gli gnocchi fatti in casa in pratica. Quindi ogni volta che mettiamo i tocchetti facciamo una spolverata di farina. Vedete? Ecco. E poi leggermente, con molta delicatezza, li dobbiamo massaggiare leggermente l'un con l'altro. Siamo pronti per friggerli, già l'olio è caldo, quindi io un po' prima mi sono preparata l'olio ben caldo e andiamo quindi a friggere la nostra mpagnuccata o struffoli. Facciamo scaldare bene l'olio in una casseruola, eliminiamo la farina in eccesso dalla pagnuccata e la friggiamo poco alla volta. Appena risultano leggermente dorati, li adagiamo in un piatto con carta assorbente. Versiamo in una padella 400 g di sciroppo d'agave e lo portiamo ad ebollizione. Versiamo la pagnuccata e mescoliamo bene. Appena risulta tutta cosparsa di sciroppo d'agave, possiamo impiattare. Io farò 2 impiattamenti. Nel primo mi sono ispirata agli struffoli, ricetta napoletana, che a differenza della pagnuccata siciliana si aggiungono codette colorate, arancia candita e ciliegie candite. Quindi mettiamo al centro in un piatto da portata un bicchiere sottile, versiamo la pagnuccata tutta attorno al bicchiere e facciamo raffreddare. Una volta raffreddata togliamo lentamente il bicchiere e voilà, il gioco è fatto! L'altra variante di impiattamento è ispirata agli insegnamenti di zia Sarina, che utilizzava dei pirottini su cui adagiare un po' di pagnuccata. Io ho deciso una mia versione, con un tocco di natura, sostituendo i pirottini con delle belle foglie di limone. E adesso assaggiamo! Ciao! È perfetto! Sì, è perfetto! Ce l'abbiamo fatta! La ciambella è uscita col buco! Abbassa, abbassa. Oggi è la vigilia di Natale e... Non ridere, cretino! Come faccio così?
Ah, va, Sandro, porca miseria! Dai. Christmas.